Gomma o non gomma, noi arriveremo a Roma. Beh, a Roma ci siamo già e ci giriamo con queste gomme. Quando ho configurato la mia nuova bici cross country, gli amici di Bike and Ride mi hanno detto: senti, metti delle gomme grosse. Ho fatto: che senso delle gomme grosse? E adesso l'ultima tendenza nelle gare cross country è mettere gomme larghe da 2,35, 2,40. Tant'è che talvolta quando mi incontrano, complice anche un cerchio molto alto, mi dicono: ma come fai ad andare in giro con una fat bike? Non è faticoso? Ho fatto: guarda, in realtà non è una fat bike, semplicemente ha delle gomme un po' più grosse del solito. Vanno bene, vanno male? Devo dire sono molto contento, molto. È vero, sui trasferimenti su asfalto si fatica un po' di più perché l'impronta è decisamente più larga. Per contro, sui percorsi scassati il grip cambia molto, sia in salita, che c'è una superficie più larga, e anche in discesa, perché l'altezza complessiva del copertone consente di assorbire molto meglio le asperità del terreno. Differenza abissale sui tratti di breccia, sai, quella un po' sciolta, un po' libera, dove soprattutto si affonda. Bene, con una gomma un po' più pesante, io ho sempre utilizzato gomme da 2 pollici, 2 pollici e 20 al massimo. Bene, con 2 pollici e 35 la differenza è notevole, non si affonda più, si galleggia. In salita hai molta più trazione e in discesa molta più direzionalità. Morale della favola: gomme 2,35, 2,40? Yes, sono molto contento. Poi la scolpitura è una questione più o meno suggestiva, ma soprattutto in funzione del tipo di percorso, dei percorsi che fai. Noi siamo questa della Vittoria, mi trovo molto bene, penso che continuerò sullo stesso tipo. Cari prataroli, andate e pedalate!